La Yamaha MT-09 compie 10 anni e lo fa con una nuova versione, rinnovata nel design e nei contenuti. Ha il compito di continuare il successo iniziato nel 2013 e che si è concretizzato finora con 100.000 moto circa vendute in Europa delle 200.000 prodotte finora. Sono a Lanzarote, nelle Isole Canarie, e mancano pochi minuti alla partenza del primo test. The Dark Side of Japan, il lato oscuro del Giappone. E questo è lo slogan che accompagna la gamma MT, dalla più piccola 125 fino alla più potente MT10 SP. Il riferimento è al mondo underground, fatto di atmosfere cupe e misteriose. Gli obiettivi della nuova Yamaha MT-09 sono essenzialmente tre: garantire maggior feedback e controllo della moto, rendere il design ancora più personale, mantenendosi però coerenti con il passato, e mettere a disposizione del pilota una interfaccia decisamente migliorata. La principale novità è sicuramente la posizione di guida. Nata come ibrido tra motard e naked, con il busto abbastanza alto e dritto, sulla nuova MT-09 cambia radicalmente. Il manubrio è più basso di 34,4 mm e più arretrato di 1,5, oltre che essere regolabile nell'avanzamento ruotando i riser. Le pedane sono anch'esse regolabili in altezza su due posizioni, più alte di 9,5 mm rispetto al passato e più arretrate addirittura di 30,6 mm. Un cambiamento netto, ideato per garantire maggior carico sull'avantreno e una guida più sportiva. Per i suoi 10 anni la MT-09 è stata rivista anche nel design, che secondo Yamaha si ispira alla YZ da motocross e allo slogan Less is More. Deve garantire grande libertà di movimento a chi è in sella, di conseguenza le sovrastrutture sono il più possibile essenziali, minimaliste, funzionali all'esperienza di guida. Spicca il nuovo look del gruppo ottico anteriore a LED, con la sezione dedicata da abbagliante a abbagliante davvero molto compatta. Ma a dare l'impronta stilistica all'avantreno sono soprattutto le due strisce a LED delle luci di posizione. Il serbatoio del carburante è stato ridisegnato, anche in questo caso per offrire maggior libertà di movimento in sella. Mantiene la capacità di 14 litri, ma è più basso di 30 mm, oltre che più largo. Nella zona superiore compaiono due griglie, studiate per accentuare il suono di aspirazione, rendendolo più personale e marcato, specialmente agli alti regimi. Sotto le griglie trovano posto i condotti di aspirazione, totalmente ridisegnati. Erano 3 e ora sono 2, asimmetrici, con uno più largo dell'altro. La generale revisione del progetto si è spinta fino a dettagli come il pedale del freno in alluminio forgiato o l'estremità del comando del cambio, appiattita per ridurre il movimento della caviglia. Ore di guida su strade particolari. A Lanzarote non ci sono le classiche curve di medio raggio tipiche per esempio dell'Italia, ci sono lunghi rettilinei, curvoni velocissimi e soltanto in montagna c'è qualche punto con un misto stretto, quindi le condizioni di guida sono state un po' particolari. Sicuramente la cosa più rilevante è proprio la posizione, che è cambiata tantissimo, le pedane arretrate, alzate, il manubrio abbassato di oltre 3 cm, caricano molto di più l'avantreno. Lo spazio che c'è tra pedana e sella non è tantissimo, quindi va bene per persone di statura media. Gli altri forse si troveranno leggermente compressi, ma questa non è una moto con cui fare lunghissime distanze, quindi è un compromesso sul comfort sicuramente accettabile. La sella del pilota ora è separata da quella del passeggero, nel nome del comfort e della funzionalità. Entrambe sono state ridisegnate per renderle più strette, in modo da facilitare il movimento e il controllo della moto.
Il telaio in alluminio mantiene lo schema già noto, ma cambia l'angolo del cannotto di sterzo, che si riduce di mezzo grado. Confermate le sospensioni, che però sono state completamente riviste nella taratura. La forcella ha steli da 41 mm di diametro ed è regolabile nel precarico, in compressione e in estensione, proprio come il monoammortizzatore, collegato a un leveraggio progressivo che è stato modificato per l'occasione. Sulla nuova MT-09 arriva la pompa a freno radiale anteriore Brembo per rendere l'azione più progressiva ed efficace. Non cambiano le pinze Nissin. La leva della frizione a cavo è regolabile nella distanza dalla manopola su 14 posizioni. Sono veramente tante le novità per quanto riguarda l'elettronica, a partire dalla strumentazione, che abbandona il pannello piccolo e scomodo del passato per una soluzione molto più leggibile e connessa. Lo schermo TFT a colori da 5 pollici è un passo avanti davvero netto. Oltre a offrire tante nuove funzionalità per la navigazione e la connettività, permette tramite l'app MyRide di rimanere sempre collegati alla moto. Visualizza le notifiche delle chiamate e dei messaggi, permette di chiamare oppure di ascoltare musica tramite cuffie Bluetooth. Il sistema di navigazione gratuito Garmin Street Cross visualizza il percorso curva dopo curva. La possibilità di personalizzare la moto con il menu Yamaha Ride Control è stata ampliata. Le mappe preimpostate sono 3, Sport, Street e Rain. Definiscono specifiche caratteristiche di potenza del motore e di intervento dell'elettronica e non possono essere modificate. Inedite invece le mappe Custom 1 e Custom 2, completamente personalizzabili anche tramite smartphone. Il punto qualificante di questa nuova MT-09 è sicuramente la nuova posizione di guida. Quindi abbiamo più carico sull'avantreno, il busto più inclinato, senza che però il pilota subisca affaticamento su avambracci e polsi, quindi una posizione di guida che resta relativamente comoda. Parliamo pur sempre di una naked sportiva. Una sella rivista completamente, l'altezza resta la stessa, 825 mm, però ora ci sono due elementi separati per pilota e passeggero. Questo permette al pilota di avere maggior libertà di movimento e la parte centrale è molto sciancrata, molto stretta e quindi comoda, permette tantissima libertà di movimento, veramente tanta. Lato comfort, un aspetto da tenere in considerazione sono le vibrazioni che si sentono veramente tanto sulle pedane a partire dai 6.000 giri fino a circa 9.000 indicati. Questa cosa naturalmente disturba quando si affrontano lunghi tratti a velocità costante, mentre invece nel misto si è impegnati a guidare, quindi la cosa passa assolutamente in secondo piano. Per quanto riguarda la taratura delle sospensioni, direi che è abbastanza sostenuta, quindi agevola la guida sportiva. Magari qualcuno potrebbe cercare un po' più comfort, comunque è possibile regolare in tutte le funzioni precarico, compressione ed estensione sia la forcella con steli di 41 mm sia il monoammortizzatore. Del motore si è parlato poco, in realtà sono confermati 93 Nm di coppia a 7.000 giri e 119 cavalli di potenza a 10.000 giri, quindi valori del modello precedente. Del resto il motore è lo stesso, anche se ha guadagnato l'omologazione Euro 5+. Un motore estremamente fluido, facilissimo da gestire, con pochissimo on-off, quindi veramente un'unità ormai perfezionata negli anni a tal punto da rendere difficile trovare dei difetti oggettivi. Uno degli aspetti più significativi è l'interfaccia per quanto riguarda la strumentazione, che è tutta nuova. Innanzitutto la parte inferiore è quella dedicata a clacson e al lampeggio di emergenza. Poi abbiamo la slitta degli indicatori di direzione che si disattivano una volta effettuata la svolta, oppure se non si gira si disattivano dopo alcuni secondi purché la moto sia in movimento. Su, giù, destra, sinistra e confermo. Torno indietro, torno alla home del menu. Sopra invece i tasti per attivare il cruise control e regolare la velocità 1 km per volta in su o in giù, oppure se si tiene premuto si va avanti in modo continuo fino alla velocità desiderata. Cerchiamo di capire come funziona la nuova strumentazione della Yamaha MT-09. Innanzitutto iniziamo con il tasto Home che abilita questo semicerchio inferiore dove ci sono le possibilità di scelta, un po' come quelle viste sulla 309 GT+. Quindi abbiamo
la scelta dei temi, dove è possibile scegliere per il cruscotto appunto 4 differenti opzioni, alcune abbastanza particolari come questa, che è veramente diversa dal solito. Quindi rientriamo, scegliamo ad esempio la 2, confermiamo, torniamo sulle informazioni del veicolo, quindi qui abbiamo i trip, possiamo personalizzare le 3 sezioni, quindi sinistra, destra e centro possono essere modificate, mettiamo l'ordine che più ci interessa, il trip fuel, il consumo istantaneo, il consumo medio, il range di autonomia, idem al centro o a destra, quindi assembliamo come preferiamo. Da questo punto entriamo, selezioniamo Vehicle Function, siamo dentro i settaggi, qui abbiamo i riding mode e come vedete ci sono, a seconda della riding mode prescelto, i 3 fissi con già le indicazioni precise della regolazione dei vari parametri elettronici, quindi Sport, Street, Terrain sono fissi, mentre su Custom 1 e Custom 2 è possibile personalizzare. Scorriamo le caratteristiche: erogazione di potenza, controllo di trazione, slide control, lift, quindi controllo di impennata, quick shift in salita, quick shift in discesa, brake control, dove on e off semplicemente on è cornering attivo, off è cornering spento. L'ABS ovviamente non si può togliere. Quick shift abbiamo 2 opzioni, 1 e 2 oppure lo spegnimento off. 1 e 2 sono la velocità di intervento, quindi 1 è più lenta, 2 è più veloce, in salita e in discesa. Abbiamo anche la possibilità di vedere, diciamo, dei disegni che ci fanno capire di cosa stiamo parlando: lift control, slide control, controllo di trazione ed erogazione della potenza. Qui torniamo sulle mappe preimpostate. Andiamo indietro, ancora più indietro. Possiamo importare delle configurazioni direttamente dall'app tramite My Ride App di Yamaha. Possiamo disattivare il controllo di stabilità su on e off, intervenendo così. Possiamo modificare ovviamente tutti gli altri parametri, l'indicatore di cambiata, i parametri di connettività, che sono numerosi perché comprendono tra l'altro anche la possibilità di navigare. Qui abbiamo le applicazioni che si possono collegare, accettiamo, abbiamo la navigazione, musica, il telefono, il meteo, notifiche, informazioni, più connettività da scegliere eventualmente se vogliamo arricchire la nostra esperienza anche con la musica, la navigazione curva per curva oppure la navigazione con Garmin Street Cross. E qui torniamo al tema principale. Da questa schermata vediamo che è possibile, accanto alla scritta QS, Quick Shift, vedere 2 triangolini, adesso sono spenti. In movimento a moto accesa, diciamo, si abilita un triangolo o l'altro, entrambi diventano verdi. Quando è possibile scalare con il Quick Shift oppure innestare il rapporto superiore con il Quick Shift. Quando sono accesi e sono verdi è possibile farlo, altrimenti non è possibile farlo. Qui abbiamo per esempio la visualizzazione continua delle caratteristiche della mappa, quindi in questo caso abbiamo erogazione della potenza su modalità 1, traction su 1, slide control su 1, lift su 1. Modificando la mappa inserita con il tasto del blocchetto destro abbiamo sulla range per esempio erogazione di potenza 4, traction 3, ovviamente molto più conservativo. Con la street invece una soluzione di compromesso con tutto impostato su 2. Certamente ritroveremo la nuova Yamaha MT-09 protagonista di alcune delle nostre comparative di quest'anno. Nell'attesa possiamo dire che la nuova posizione di guida ha migliorato il feeling sull'avantreno, senza però perdere quella caratteristica rapidità nei cambi di direzione che è un po' il segno distintivo di questa moto fin dall'origine. Il motore è una garanzia, i 119 cavalli sono più che sufficienti per divertirsi, l'erogazione è molto fluida. Le sospensioni hanno una taratura piuttosto sostenuta, quindi adatta alla guida sportiva. Qui le strade sono perfette, lato asfalto, per cui magari in Italia, dove la condizione di solito è un po' peggiore, potrebbe essere opportuno, diciamo, rendere tutto un po' più comodo, più soft.
Ergonomia per viaggi da 600 km in giornata. Parliamo di una naked sportiva, quindi chiaramente non è fatta per lunghi viaggi. Immaginiamo un trasferimento veloce, sicuramente c'è un tema di riparo dall'aria che può essere affrontato acquistando l'accessorio originale che è un piccolo deflettore. La posizione in sella comunque non è sacrificata, per cui si può benissimo fare strada senza avere indolenzimenti di nessun tipo, non c'è particolare carico su avambraccia e polsi, per cui nessun problema. La sella è comoda, ha un'imbottitura abbastanza sostenuta senza essere troppo dura. C'è il tema delle vibrazioni che potrebbe dare fastidio effettivamente, soprattutto in autostrada a velocità costante. Comunque diciamo 600 km in giornata sicuramente fattibili, ecco, forse non è la moto ideale. La nuova posizione in sella ha migliorato il feedback sull'anteriore che mancava un po' sulle versioni precedenti? Sì, ha migliorato sicuramente, c'è più carico, c'è più feedback, resta una moto rapida nei cambi di direzione, quindi brillante, agile, una caratteristica che aveva già la versione precedente, che è sempre stata un po' una delle caratteristiche della MT-09. In passato è stata criticata perché si diceva troppo leggero l'avantreno. Quali sono i consumi reali? I consumi reali, considerato l'utilizzo di oggi, quindi strade extraurbane veloci e qualche momento un po' a bassa velocità, però pochi centri urbani, abbiamo fatto 227,3 km, consumando, secondo il computer di bordo, 5,7 litri per 100 km, quindi diciamo non lontanissimo dal dichiarato che è di 5 litri per 100 km. Direi un consumo interessante, segno di efficienza del motore 3 cilindri. Come sono le gomme di primo equipaggiamento? Parliamo delle Bridgestone Battlax S23 che esordiscono come primo equipaggiamento proprio sulla nuova Yamaha MT-09. Abbiamo provato in condizioni ideali, quindi circa 23 gradi, la temperatura a metà della giornata, un asfalto molto granuloso, quindi anche caldo, perché qui le minime scendono di pochissimo, per cui arrivano sui 15 gradi, per cui anche di notte l'asfalto resta a una temperatura ottima, per cui sono condizioni ideali. Sicuramente è una gomma che asseconda le caratteristiche della moto, quindi è una gomma che asseconda la rapidità di inserimento e di cambio di direzione dell'MT-09. Ne hanno sottolineato in fase di presentazione le caratteristiche di migliore efficienza sul bagnato, si parla di un 3% di riduzione degli spazi d'arresto in frenata sul bagnato, chiaramente verificheremo in altre occasioni. In ogni caso ci sembra che sia una gomma di primo equipaggiamento di ottima qualità. La prova qui a Lanzarote ha messo in evidenza, oltre alla azzeccata ergonomia della moto, la qualità di erogazione del motore CP3, che sembra essere ulteriormente migliorato nella facilità di gestione del gas. La coppia non manca mai, con il tricilindrico che spinge pieno fin dai 4000 giri. In mappa sport, la mia preferita, l'erogazione si conferma estremamente fluida, senza mai diventare nervosa. È la mappa che asseconda il carattere della MT-09, una nuda che punta dritto al divertimento di guida. L'avantreno è senza dubbio più carico che in passato, ma è rimasto molto svelto, come si capisce subito dalla rapidità nei cambi di direzione. Chi sentiva l'avantreno leggero si dovrà ricredere, chi apprezzava l'agilità della MT-09 e soprattutto nella prima fase di curva ritroverà le stesse belle sensazioni. Insomma, le modifiche hanno centrato il segno e questa è sicuramente la MT-09 più divertente di sempre. Le nuove MT-09 in versione full power oppure a 35 kW di potenza per patentati A2 sono proposte in 3 colori e saranno nelle concessionarie Yamaha a partire da aprile 2024 al prezzo di 10.899 euro franco concessionario.